di noi c'è un mondo emozionale ed emozionante. Perché non impariamo a raccontarlo? Noi umani abbiamo tantissime cose dentro. Non siamo affatto delle scatole vuote che qualcun altro deve riempire di contenuti e di concetti, ma siamo delle scatole molto piene. Non solo noi adulti, ma anche i bambini. Perché? Perché gli esseri umani hanno una ricchezza interiore, una ricchezza emozionale, una vita interiore fortissima. E invece pensiamo che se non abbiamo fatto 1000 studi, 1000 viaggi e non abbiamo imparato 1000 cose, non saremo capaci di dire niente di interessante o di comunicare niente di interessante, per esempio danzando. Tutto questo è evidentemente sbagliato, perché comunque la nostra vita emozionale è una vita ricca, molto ricca, e all'interno di noi abbiamo sempre delle tempeste emozionali che magari non lasciamo uscire perché ci hanno educato a non mostrarle più di tanto. Sarebbe così bello che imparassimo a mettere al mondo proprio queste perle della nostra persona, queste perle della nostra saggezza, tutta la vita emozionale che sta già dentro di noi e che invece spesso non lasciamo uscire. Come potremmo fare a fare questo? Allora la prima cosa da fare, credo, che sarebbe, come sempre dico, imparare ad ascoltarci. Se io mi ascolto proprio il mio corpo, che cosa sente, proprio l'aspetto fisico dell'emozionalità del mio corpo. Già sono sulla strada per rendermi conto che sono un universo grandissimo, ricchissimo, un giardino, e che dentro a questo giardino bellissimo ci sono tantissime cose che succedono e che possono essere raccontate al di fuori. Per raccontare delle cose non occorre avere 4 lauree e avere viaggiato in tutto il mondo. Occorre essere capaci di viaggiare dentro di sé. Mi ricordo una volta, tanti anni fa, parlavo con un minatore. Sì, una persona umile che aveva lavorato tutta la vita dentro la miniera. E mi fece vedere un aspetto molto interessante e a cui io non avevo evidentemente mai pensato, sulla positività di lavorare in una miniera. Lui mi diceva: guarda, io quando ero giù nelle gallerie, era un signore molto anziano, no? Quindi lavorava nelle miniere quando ancora c'erano le gallerie che magari bisognava scavare a mano ed era tutto molto pericoloso. Quando io ero da solo nelle viscere della terra, ero da solo con me stesso, quello che sentivo era la profondità dei miei pensieri, ed essendo al centro delle viscere della terra mi sentivo un tutt'uno con la terra, e questo mi difendeva, mi proteggeva e mi permetteva di investigare più a fondo chi sono. E ho fatto amicizia con me stesso. Ho riflettuto molto su queste parole. Viviamo in una società in cui tutto è veloce, così veloce che il nostro essere dentro di noi non è previsto, perché non c'è tempo, bisogna correre. E se invece prendessimo del tempo per entrare dentro di noi, per investigare chi siamo, per ascoltare chi siamo, ci potremmo rendere conto che agli altri può interessare pure molto questa dimensione emozionale che noi abbiamo dentro. Ricordo molti anni fa, conoscevo una persona, frequentavo una persona perché era il fidanzato di un'amica, a dire il vero, che era una persona super colta, e che ti poteva parlare per ore di cose molto complesse dal punto di vista culturale, ma non una volta era in grado di dire la sua opinione. Era come se tutte queste cose che lui studiava gli passassero sopra, non gli lasciassero niente, non entrassero mai dentro di lui, e quindi la sua visione personale su quelle cose non c'era mai. Ti raccontava la storia, ti raccontava, che ne so, qualunque cosa, però in maniera asettica.
Bene, io trovavo questo ragazzo estremamente noioso. Non riuscivo neanche ad ascoltare quello che stava raccontando, perché mi mancava sempre l'aspetto personale. Mentre se qualcuno mi racconta il suo vissuto emotivo, come si sente? Che cosa sente? Io sono sempre affascinatissima da questo tipo di situazioni, e soprattutto se qualcuno me lo racconta in una maniera molto reale. Io lo sento anch'io sul mio corpo se qualcuno me lo racconta con il suo corpo, ponendosi veramente a contatto con ciò che sente. Sarà che il mio mestiere è insegnare danza, e probabilmente per un insegnante di danza l'emozionalità che passa attraverso il corpo è un aspetto molto importante del movimento e anche della comunicazione e dell'espressione della danza. Ma fatto sta che quando qualcuno veramente con trasporto mi racconta che cosa sente dentro, io rimango stregata. Credo di non essere l'unica a rimanere stregata. Viviamo in una società in cui tutto è accessibile, qualunque tipo di informazione è facilmente accessibile in un secondo. Probabilmente hai in mano un telefono e dal tuo telefono già puoi navigare e conoscere cose di qualunque parte del mondo in un attimo. Quindi, che cosa non c'è dentro il tuo internet? Non c'è la verità delle persone, non c'è il sentire. Questa è la cosa veramente importante. Ascoltarci, raccontare la nostra verità e agganciare la verità dell'altro. È un po' come una comunicazione da cuore a cuore o da viscere a viscere, ed è quella la comunicazione che resta. Perciò la prossima volta che dovrai raccontare a qualcuno, invece di raccontare dei fatti, e non perché io avevo un gatto che si chiamava così, poi quando andavamo in vacanza lo lasciavamo alla vicina di casa, queste cose non sono importanti. Raccontami la tua relazione col tuo gatto, che cosa sentivi quando lo accarezzavi? Ho fatto un esempio stupido, ma giusto per indicarti che il tuo vissuto emozionale può essere super interessante per gli altri. Nel momento in cui poi tu stessi ballando, suonando, cantando o facendo qualunque cosa di tipo artistico, scrivendo, dipingendo, qualsiasi cosa artistica, è il tuo vissuto emozionale che importa. È quello, è la tua intensità emozionale che puoi comunicare attraverso le tue opere artistiche, quale che sia il tuo livello tecnico di competenza. Non sto minimamente parlando di quello, anzi, quello lo lasciamo proprio da parte. Ascoltati, investigati e lascia che tutto il bagaglio meraviglioso che hai dentro di te possa uscire come un